Che cosa ci ha spinto a volare a Natale dall'altra parte del mondo? Hai mai sentito parlare della Sydney Hobart? La Sydney Hobart è una delle regate mitiche del circuito d'altura della Rolex e come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Infatti, anche se ci troviamo nell'estate australiana, le condizioni meteorologiche richiedono sempre grandi abilità veliche e marinaresche. Non vi nascondiamo che questa regata è tra i nostri obiettivi, così abbiamo approfittato per andare a fare un sopralluogo e visitare alcuni di questi cavalli da corsa. Nelle precedenti puntate che trovi qui o qui sotto in descrizione, siamo saliti a bordo di un Care 40 Showdown e di Teasing Machine, un prototipo francese di 54 piedi. In questa puntata saliremo a bordo di una delle barche più popolari in Australia. Mi raccomando, iscriviti al canale ed attiva la campanellina per essere sicuro di ricevere tutte le puntate, soprattutto la prossima, dove saliremo a bordo della vincitrice della Sydney Hobart. Buongiorno, oggi è un'altra giornata qua in pre-partenza dalla Sydney Hobart, una delle mitiche regate, e visto che è una regata mitica, allora noi andiamo a intervistare anche le barche mitiche, che è qua e alle mie spalle. Come si vede non è una barca di quelle giganti, però è un Sydney 38 che è una tra le barche più popolari qua in Australia, quindi abbiamo detto cavoli, dobbiamo anche vedere come intervistare l'equipaggio, vedere com'è organizzata la barca. Qui oggi siamo insieme a Marianne, ho invertito, Anna Maria, Marianne, che è una dei due soci dell'armatore della barca, che ci ha spiegato. Loro sono in questa regata, è un 38 piedi, appunto siamo qui, è un Sydney 38. Ci saranno 10 persone in equipaggio, di cui 6 uomini e 4 donne. 4 women. Yeah, I only know what you said, woman. I don't know anything else that you just said. Okay. Woman. Yay, woman. Dice non ha capito niente di quello che ha detto. Beh, adesso noi prima ci ha spiegato la barca in inglese, adesso diciamo ve la traduciamo in italiano. Quindi sono 6 uomini, 4 donne. I turni in pratica sono turni da 5, cioè 5 persone stanno in navigazione, 5 si riposano, e i turni sono di giorno di 4 ore, mentre la notte sono di 3 ore. E inoltre ha detto che il turno dalle 2 alle 5 di notte, secondo loro, è quello meno gradevole, e quindi cercano anche di organizzarsi di modo che non sempre gli stessi turnanti facciano lo stesso turno, invece quello più apprezzato è quello al calar del sole. In questi turni hanno, tra le 10 persone di equipaggio, hanno 4 timonieri forti, altri 2 timonieri, lo stesso, che possono timonare, e lei è una dei timonieri, più anche trimmer, sta alle scotte delle vele, ma dice no la prua, not the bow. Not the bow. No. So many, it's so cold on the bow. I just think you have to be really good, and I don't know the bow, so Okay. not in this race. Me too, eh? Yeah. Dice, anche di solito si dice che a poppa gli onori, a prua i sudori. Ecco, io anche di solito sono la parte di poppa della barca. Allora adesso qui la barca, abbiamo detto, è un Sydney 38, una tra le barche appunto più popolari qui in Australia, si chiama Clockwork. Qui a poppa io ho chiesto, cioè mi era cascato subito all'occhio alcune cose, quindi ho chiesto che cos'era quell'antenna lì, che cosa fosse, e hanno detto l'antenna della radio for the music. For the music. You yes. will have a music during No, we will have a boom box. Not for the race, not music for the race. Ok. Mentre qua invece c'è la prolunga dell'antenna, che quindi l'hanno fatta salire qua lungo il paterazzo, che è l'antenna non è il VHF, ma è un altro sistema radio, VHF and HF. Una radio appunto ad altre frequenze, che loro devono avere obbligatorio, oltre al telefono satellitare, che è obbligatorio per questa regata. Bene, allora io direi che intanto saliamo a bordo e poi notiamo anche qui insomma il comfort per la navigazione. Vediamo qui dei bei cuscini arancioni e dopo li testiamo anche. The pillow. Oh, the beanbags. 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 Yes. Ok, allora quindi saliamo e vediamo un po' com'è organizzata questa barca. Allora adesso stiamo
ridendo perché ha detto, siccome parlavamo, no, chi sta a prua, chi sta a poppa, chi sta insomma al centro del pozzetto, allora ha detto che qua ci sono dei nomi per le persone che stanno nei pub che le hanno riportate anche qui sulla barca, quindi chi a prua, insomma, che tanta fatica e sudore, là li chiamano i gladiatori. Poi invece qui a poppa via del timone c'è il giardino, e invece al centro del pozzetto è la zona relax, quindi queste sono le varie zone come le hanno divise. Ma tornando sempre qui a poppa, noi abbiamo visto questi agganci qua che pensavamo fossero del timone di rispetto, in realtà no, quelli sono gli attacchi per la scaletta. Invece loro il timone di rispetto, la barca è stata studiata che lo fanno con il tangone dello SPI, più ci sono delle panche organizzate per cui si può attaccare queste panche al tangone dello SPI e usare da timone. Però ci ha detto che comunque attaccare questi pezzi di legno al tangone comunque sarebbero troppo grossi per un timone di rispetto, cioè si farebbe troppa fatica, quindi si usa comunque il tangone come timone, già quello basta. Allora adesso quindi saliamo e andiamo a fare un giro a bordo. Adesso quindi proviamo il comfort qua del giardino con questi cuscinoni. And you steer. Not usually, Yeah. but Ok, sometimes. on the delivery, yeah. Ok, quindi diciamo il test l'abbiamo provato anche l'altro giorno su un'altra barca, è molto confortabile, molto, mi viene in inglese, come si dice, molto comfort, insomma, molto comodo. Adesso invece andiamo a vedere le cose più serie. Però attenzione, perché il comfort è altrettanto serio, perché se uno non è riposato e tranquillo poi calano le performance. Ok, allora andiamo a vedere invece il resto della barca. Allora, qui qua c'è il trasto della randa che viene in pratica qua. Quello è il posto normalmente del randista, quindi lì ha la scotta della randa, qui il carrello della randa. Poi aspetta, sempre restando sui winch, qua c'è il winch ovviamente del fiocco o dei bracci dello SPI, perché questa barca non ha il gennaker ma ha gli SPI. Gli abbiamo chiesto le vele hanno 2 SPI, uno grande e uno frazionato, diciamo, quindi uno medio, un altro SPI che hanno preso a noleggio, diciamo, come SPI di scorta. Poi hanno the jib R2, in totale sono 4 fiocchi, più hanno il cozziro, e poi, anche se questa barca non ha il buon prezzo, quindi dopo vediamo come è armato il cozziro, e poi hanno le vele da burrasca, cioè quindi la tormentina e la randa di K, che mi ha detto che sono obbligatorie ovviamente per certe regate così, e loro le devono issare prima della partenza della regata, di modo che il comitato organizzatore controlli che tutti abbiano queste vele. Loro qui hanno 2 mani alla randa e basta, che ha detto la randa di K può anche non essere portata, purché la randa abbia una riduzione tale per cui venga ridotta parecchio. Allora, poi sempre qui possiamo vedere, qui intanto ci sono le sacche, che comunque ha detto è un buon colore perché si vede bene con tutti, qua c'è la sacca grande, e poi qui all'interno invece ci sono tutti i portaborracce, quindi così ognuno ha la propria borraccia ed è organizzato per la navigazione. Poi qua io gli ho chiesto, vedevo sto bagaglio qua nel mezzo, ho detto ma questa è la zattera di salvataggio per 10 persone, e in pratica gli ho chiesto se questa zattera rimaneva qui o la spostavano. No, hanno detto che proprio hanno trovato sia come peso, diciamo, a bordo, quindi tipo anche quando è bollina, dice è comodo anche come puntapiedi, e comunque rimane qua al centro, che gli funge anche da tavolino, quindi diciamo ha la doppia funzione sia da zattera, ma anche quando non viene usata, cioè, no, diciamo la zattera che sta lì. Io le ho chiesto ma non era più comodo metterla a poppa via del timone? No, hanno detto è meglio, preferisco tenerla qui, che gli funge da tavolino, da puntapiede in bollina, e comunque come gestione dei pesi hanno valutato che è meglio. Allora adesso, volendo, possiamo andare a fare un giro a prua, vediamo un attimo il tangone dove armano il cozziro, poi scendiamo di sotto. Allora, parlando di gladiatori, uno si immagina gli rustici, muscoli, forti, e invece adesso qui è salito il nostro gladiatore. Ta-da! So, now we go to see your place, the gladiator place. Adesso andiamo a vedere
lì i piani quelli davanti del gladiatore, perché dovete sapere che in barca dall'albero in avanti comandano i prodieri e quelli del pozzetto. È spesso divertente questa cosa tra chi sta a poppa e chi sta a prua. Ok, allora andiamo a prua. Andiamo. Allora qua abbiamo il tangone che è in carbonio. Qui ci ha fatto vedere le drizze, ma questo diciamo è come una normale barca. C'è il carrello per il tangone, qui c'è lo stopper appunto del carrello del tangone, le varie drizze. Poi lassù invece c'è la drizza che è quella del fiocco che sta tenendo su la bandiera della regata. E io gli ho chiesto se normalmente loro, perché dopo scenderemo di sotto e vediamo che qua adesso sono tutte le vele, gli ho chiesto se appunto se issano direttamente gli spi da lì di sotto, dall'oblò o da qua, perché io mi immagino sempre delle condizioni un po' difficilotte, e invece no, comunque portano la sacca qui fuori, issano da qui lo spi e poi dopo lo ributtano giù da là. E poi also in the rough condition you hoist from here? Yes. Ok, sì, quindi anche in condizioni difficili loro comunque portano la sacca qui e la issano da qua. Notare... Get very wet. Yes. Sì, i prodieri sempre hanno un po' la vita un po', diciamo, devono avere delle buone serate, ecco, diciamo così. Notare quanti antiscivolo ci sono qui, cioè veramente o sono gli antiscivolo appunto perché appunto in the rough condition, cioè condizioni un po' forti. Cioè, qui diciamo la vita diventa un po', cioè, un gioco di equilibri. Allora poi adesso vediamo il cozziro normalmente si issa se c'è un buon prezzo, invece qua loro lo issano. Can you show us the tag for the cozziro? In pratica issano la... This is the tag for the code 0. Ok, quindi in pratica lì c'è l'attacco del cozziro che comunque non è fisso, ma possono regolare con questa che invece quando c'è il tangone dovrebbe essere il caricabasso. When the spinnaker is hoist, this also is for the... No, the downhaul. No, downhaul is this one? This one, the yellow one. Ah, ok. This one. Ah, invece no, il caricabasso è questo del tangone. Taking it off at the moment. Ok, quindi hanno la cima specifica per il cozziro. Downhaul è il caricabasso, quindi se dovete venire a fare una regata in inglese, downhaul è il caricabasso, topping lift è il caricalto. Sto guardando che c'è un parecchio in alto, è come una drizza. Ok, allora adesso scendiamo di sotto e andiamo a vedere. Ovviamente siamo qua in preparativi regata, quindi è tutto in lavorazione. Poco fa stavano facendo i check alla radio, quindi stavano sistemando un po' di cose qui, infatti vediamo il pannello aperto, ventilatorino, attenzione, acceso, secondo è caldo, qua è caldo molto qua sotto. Allora qui adesso loro hanno la sentina aperta perché hanno messo il log nuovo, quindi adesso l'altro lavoro che stanno facendo stanno tarando log e sensore. Poi allora qui c'è il tavolo che ci hanno detto che verrà scaricato per la regata, quindi lo tolgono. Qui possiamo vedere le varie le cuccette, insomma qua c'è un letto, diciamo una cuccetta. Allora qui invece vediamo tutti i gancetti ovviamente organizzati per l'equipaggio. Qui sono i gancetti per mettere tipo le borse, per tenere non so gli occhiali, i cappelli, la frontale, quindi anche per le cose che si usano di giorno, le cose che si usano di notte, quindi le cose piccole appendono qua la sacca e ognuno ha la propria sacca, mentre a prua c'è quello invece per le cerate e i giubbetti di salvataggio che adesso andiamo a vedere. Poi qui un'altra cosa, poi allora lì abbiamo visto le cuccette, poi di qua invece ci sono le altre cuccette, quindi sono 1, 2, 3, 4, sempre con, che quasi mi sa questo starà un po' più strettino, un po' più claustrofobico, però può basculare il letto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 ci sono anche lì a poppa, ma loro comunque sono in 10 ma hanno i turni da 5. Poi qui abbiamo la cucina che ha detto non useranno questa, ma useranno jet boil. Anche qui c'è il jet boil che bascola sia così che così. E andiamo verso prua. Allora
qua c'è, diciamo, adesso ci sono tutte le vele, qui le hanno messe qua, però in pratica adesso la maggior parte delle vele sono qui perché loro sono fermi in porto, altrimenti la maggior parte delle vele le tengono qua al centro della dinette. E qua vediamo tutti i ganci dove loro mettono appunto le loro cerate e anche i loro giubbetti di salvataggio. Sempre nella regata è obbligatorio avere il PLB, no? PLB. Che è un sistema appunto per il tracciamento, però noi non lo sapevamo, abbiamo scoperto adesso che insomma non è così immediato che ti rintraccino, quindi ci vuole un po' prima che ti rintraccino, oppure un altro ragazzo ci ha detto devi tenere la mano in alto se no l'antenna non prende. Qui c'è anche in pratica il bagno, but you will use this or the bucket? No, we use this. Ah, ok, quindi loro useranno il bagno vero e proprio. E qua vediamo bello tutte le cime organizzate. Bene, allora l'ultima domanda che abbiamo fatto è in quanto tempo pensano di fare la regata, e ci ha detto 3 days and 3.5 days? 3 days? 3 giorni e mezzo, che comunque io ho detto cavoli, vanno veloci perché sono 600 miglia, quindi insomma camminano. Upwind, the speed of this boat is 7.5? 8? Yep. Diciamo di bolina questa barca fa 7,5, mentre in poppa mi ha detto che hanno fatto la velocità massima sui 14 nodi, mentre una velocità costante sui 10 nodi, quindi diciamo tifiamo per loro. Ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo alla prossima puntata dove saliremo a bordo della barca vincitrice di questa Sydney Hobart. Mi raccomando, iscriviti al canale ed attiva la campanella per essere sicuro di salire a bordo con noi su questo cavallo da corsa. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!